Sono Walter Angonese, da poco il direttore dell'Accademia di Architettura e come tale vi do un cordiale benvenuto qui nel Teatro dell'Architettura, esattamente nell'auditorium del Teatro dell'Architettura dell'USI di Mendrisio, dell'Accademia e dell'USI di Mendrisio. Questo spazio creato da Mario Botta, anche lo spazio sopra che funge per mostre e manifestazioni, per motivi di Covid dovevamo farlo qui nell'auditorium, funge da modello 1 a 1 per il tema di questo convegno, dedicato al tema della cultura e salute e in particolare legato alla questione dell'umanizzazione della cura e dei suoi spazi. Noi da architetti ovviamente sappiamo poco delle strategie e dello state of art legato all'umanizzazione della cura, ma ne possiamo parlare della nozione dell'umanizzazione dello spazio. Su questo tema i miei stimatissimi colleghi Riccardo Blumer e Quintus Miller ne entreranno in modo molto più specifico e preciso. Sono altrettanto molto curioso delle conferenze di Tobia Bezzola, Michael Grotzer e Antti Ikonen, che probabilmente spiegano come l'arte, da sempre una disciplina gemella dell'architettura, riesca a contribuire a questa umanizzazione dello spazio. Come detto qui, oggi ci troviamo in un modello 1 a 1 in termini di spazi. In prima istanza perché non solo per il carattere tipologico di spazio a pianta centrale, come sapete questo Teatro dell'Architettura è tipologicamente un edificio a pianta centrale, evoca in modo eloquente quello che è comunità e penso che ciò sia una chiave centrale per definire la dimensione dell'umano, dell'umanizzazione e dell'umanistico legato alla lettura dello spazio. Ma anche perché è una referenza dell'architetto Mario Botta al teatro anatomico, delle facoltà di medicine, faccio esempio quello più conosciuto di Padova, e pertanto un omaggio all'IPSA e la sua fondazione che di corpo e delle sue interazioni se ne occupa costantemente. Io chiamo questo edificio un incubatore culturale. La terminologia incubatore ovviamente sapete viene usata anche nella medicina. E qui ci sono questi parallelismi che sono interessanti che troviamo tra le discipline. Noi siamo, come sapete, una scuola di architettura, una scuola che si dedica con grande entusiasmo e con grande passione alla formazione di architetti generalisti, capaci di interagire nel loro futuro con le molteplici sfide come a quella di un mondo che sta fortemente cambiando. Una scuola che pertanto nega un approccio troppo specialistico che spesso porta nel processo a una forte pragmatizzazione e con ciò alla perdita del carattere più importante per l'architettura, ovvero la qualità dello spazio. L'uomo e lo spazio che lo circonda sono simbiotici. Spesso ai miei studenti dico che lo spazio che ci circonda non è altro che il nostro secondo corpo, una nostra seconda pelle della quale bisogna averne cura. Sotto questo aspetto noi architetti siamo come dei medici che con un simile spirito di servizio verso l'uomo ci dedichiamo alla cura di questa seconda pelle. Non finisco a ripetermi, la più grande sfida da architetti è appunto la creazione di spazi adeguati, spazi appropriati, spazi che soddisfano i nostri bisogni da esseri umani, spazi che ci fanno sentire protetti e spazi che ci fanno sentire bene. Questo non deve limitarsi a certe categorie di spazi, ma deve rimanere l'obiettivo centrale del nostro operato. Spazi pensati e spazi concreti di una dimensione urbana, ma anche spazi più modesti, più individuali, il tutto dalla scala della città alla scala del privato. In tutte queste gerarchie conto solo una cosa, la qualità dello spazio. Creare degli spazi non solo richiede di individuare il limite fisico in modo da poter definirlo quel spazio, ma anche di arricchirlo con segni semantici per essere codificabili e per chi li percepisce e per chi li usa.
Adolf Loos, il grande architetto viennese, parla della necessità di dover evocare un'atmosfera quando ci si riferisce allo spazio. Evocare inteso in termini di attingere alla memoria collettiva, in termini di arrivare ad una atmosfera che Loos chiama una Stimmung. Lo spazio deve avere una specifica Stimmung e in questo non solo ci sta la sua qualità, ma anche la sua credibilità per la società. Posso pensare che di questo ne parla anche Quintus. Ovviamente conta la funzionalità di un edificio, ma la storia dell'architettura ci ha insegnato che la nozione funzionale ha un altro valore temporale rispetto alla storia di un edificio. Qui accanto siete entrati, siete passati, si trova l'ex ospedale di Mendrisio, che da 25 anni ospita l'Accademia di Architettura. Un riuso molto diverso rispetto a quello per il quale Luigi Fontana nel 1851 lo ha concepito. Questo ci fa capire quanto importante nella creazione dello spazio è la nozione di robustezza di un edificio rispetto al suo utilizzo. Se oggi in questo convegno si parla dell'umanizzazione degli spazi, di cura, non bisogna dimenticare che l'architettura nella sua storia di quasi 6.000 anni, sin da sempre e con rare, pur crudeli e disumane eccezioni, basta pensare per esempio ai campi di concentramento, ha da sempre cercato di creare spazi per l'uomo e, come detto, con rare eccezione, l'uomo nella sua complessità è stato da sempre non solo l'usufruttore di questi spazi, ma anche il suo protagonista. Questa costante dell'uomo, di naturale protagonista dello spazio, come oggi può essere interpretato in chiave contemporanea o umana, di questo magari stasera ne sappiamo di più, anche dal fatto con quali strumenti contemporanei, anche interdisciplinari, in effetti una umanizzazione dello spazio può avvenire. Alla Fondazione dell'IPSA e a tutti i presenti relatori e ascoltatori auguro un proficuo pomeriggio, scusandomi che per motivi istituzionali dovrò lasciare questa manifestazione prematuramente. Grazie per essere arrivati qua. Buongiorno a tutti. La legge di Murphy ha colpito inevitabilmente. Sono Luigi Di Corato, sono direttore della divisione cultura della città di Lugano e ho l'onore di aprire con una breve introduzione i lavori della giornata di oggi. Grazie molte al professor Angonese, siamo particolarmente soddisfatti, e non uso il plurale maiestatis, ma parlo anche per Silvia Misiti, che è la coorganizzatrice con me di questa iniziativa. Siamo particolarmente soddisfatti di essere felici di essere qui. Questo forum è stato spostato di settimana in settimana, di mese in mese, per i noti motivi che ben conosciamo, e finalmente siamo riusciti a realizzarlo e siamo particolarmente soddisfatti di realizzare la prima giornata proprio qui, al Teatro dell'Architettura. Perché il progetto Cultura e Salute?
Questo è un progetto che la città di Lugano ha voluto fortemente, ha cercato di realizzare a partire dalla seconda metà del 2019. Eravamo convinti che fosse venuto il momento per cominciare a pensare alla cultura anche per gli effetti sociali che produce, o meglio dire per gli impatti sociali che può determinare. Uno degli impatti più rilevanti è concretamente, come vedremo oggi e domani, il rapporto con la salute e il benessere delle persone. Abbiamo iniziato un percorso, dicevo, nella seconda metà del 19, la divisione cultura ha intravisto un vero e proprio investimento importante per la città in termini di politica culturale su questo settore e lo abbiamo condiviso da subito con la Fondazione IPSA, che ringrazio, mettendo in atto un progetto che è stato presentato alla stampa già nel marzo del 2020 e poi, come sappiamo, ha subito una prima battuta d'arresto, anche se poi ha continuato a svilupparsi nonostante tutto. I progetti pilota sono stati 2, abbiamo realizzato un progetto che si chiama Parole che curano e che ci ha permesso di, in un momento particolare, proprio nel pieno lockdown, di realizzare una sorta di mostra a cielo aperto raccogliendo le parole espressamente scritte per noi da poeti, commediografi, scrittori attivi in Svizzera e in Ticino per realizzare una sorta di mostra obbligatoria, ecco, una mostra che occupava gli spazi di affissione della città che erano congelati a qualche mese prima, si vedevano i cartelloni di spettacoli mai realizzati, di mostre che purtroppo non hanno potuto prendere forma e compimento. Grazie a questo progetto abbiamo voluto dare una parola di conforto ai cittadini e alle cittadine per le piazze e per le vie della nostra città, che cominciando a uscire dal lockdown nei primissimi giorni si trovavano una parola di conforto. Un altro progetto che abbiamo voluto realizzare durante il lockdown è stato il progetto Connessi per accorciare le distanze. Era un portale web che ha radunato le iniziative culturali generate per via digitale. Lo abbiamo fatto in collaborazione con SUPSI, che ringraziamo moltissimo perché grazie a questa collaborazione abbiamo potuto non solo collaborare con loro, anche mettere in atto la progettazione di un giovane designer che ha veramente creato uno spazio secondo me unico e veramente suggestivo, ma soprattutto ha permesso di dare alle persone la possibilità di trovare in un unico contenitore web tutto quello che sarebbe accaduto, tra virgolette, online di culturale in quei giorni a livello internazionale, e questa è stata una seconda risposta. La terza è stata il portale web Cultura e Salute, che forse avete avuto modo di visitare, in 4 lingue. È un portale che raccoglie i progetti a nostro avviso più interessanti a livello internazionale e svizzero di cultura e salute attivi negli ultimi 5 anni abbiamo la possibilità di raccontare anche meglio gli obiettivi del nostro progetto più in generale e quindi dare valore a ricerche, pratiche e progetti artistici e culturali, come è scritto qui, per il benessere delle persone e delle comunità. Anche questo portale web è stato realizzato in collaborazione con SUPSI. Il grafico e designer, il professore SUPSI Leonardo Angelucci, ha realizzato anche, come vedete, la grafica dell'evento di oggi e gli siamo particolarmente grati, come siamo grati a Nica Borioli di SUPSI, che ha seguito il progetto con noi ed è anche qui oggi per questa prima per noi importante giornata. Chiudo dicendo che subito dopo abbiamo potuto dar forma al corso Cultura e Salute, che è in corso di svolgimento, e ringrazio il professor Grossi che lo coordina, che è qui con noi e parlerà domani, la giornata di domani, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Biomediche. È un corso universitario di master rivolto agli studenti, ma aperto al pubblico, e ci ha permesso di approfondire 7 temi di cultura e salute, ma anche di formare dei giovani nuovi medici
che con ogni probabilità, proprio forse, e ci auguriamo forse grazie alle aperture che questo corso fornisce, sapranno affrontare la loro professione magari con una sensibilità in più per le potenziali connessioni che possono crearsi tra due discipline apparentemente lontane tra di loro. Vi ricordo che lunedì ci sarà una lezione dedicata all'elogio della bellezza in cui il neuroscienziato Luca Ticini, allievo di Samir Zeki, quindi un professore di neuroestetica, dialogherà idealmente con Fabio Pusterla e con un oncologo famoso che è Andrea Alimonti. Il corso si chiude poi con un ultimo momento dedicato alla musica in cui avremo Marcus Poschner, niente meno che il direttore dell'OSI, che dialogherà sulla base delle riflessioni di Alfredo Raglio, con Pietro Maino Hust. Per tornare ad oggi, al nostro forum, nella seconda parte della giornata di domani avremo un momento particolarmente speciale. Un'altra iniziativa realizzata in questi mesi è stata una call pubblica, quindi un bando pubblico per cercare delle best practices, anzi come vedrete fra poco con me, delle case studies che ci permettessero di raccogliere quello che sta accadendo in Svizzera, in particolar modo quello che accade in Ticino nell'ambito di cultura e salute. E siamo molto lieti perché abbiamo costituito un fondo che dovrebbe finanziare progetti di ricerca, in questo caso che sosterrà anche i primi 3 progetti ritenuti più meritevoli tra quelli selezionati che verranno presentati proprio in occasione del forum nella giornata di domani. Per venire a noi, tutto questo progetto si basa su una definizione di salute che ci sta particolarmente a cuore. Non è una definizione particolarmente contemporanea, ma la riteniamo immensamente significativa, che è la definizione di salute, pensate, niente meno che della Costituzione dell'OMS, è del 1947. Però parlava già di salute come uno stato di totale benessere fisico e mentale e sociale, e quindi non semplicemente di assenza di malattia o infermità. Quindi, come vedete, una visione già particolarmente avanzata, particolarmente ampia del concetto di salute e non necessariamente dedicata alla cura della malattia come unico obiettivo della sua azione. Sulla scorta di questa definizione sono state tante le riflessioni, ricordo le 2 a mio avviso più interessanti e forse principali che si sono sviluppate a partire dalla fine degli anni 70, il modello biopsicosociale che approccia la persona attribuendo il risultato della malattia così come della salute all'interazione di più fattori biologici, psicologici, sociali, e individuando un modello che si contrappone al modello puramente biomedico che attribuisce invece la malattia principalmente a fattori biologici, quindi virus, come sappiamo, eventi legati alla nostra catena genetica o ad anomalie somatiche che il medico sulle quali il medico deve intervenire. Esiste poi un secondo modello, abbiamo avuto l'opportunità di ospitare il professor Dilani nella seconda lezione del corso Cultura e Salute in dialogo con Mario Botta, che si occupa del trasferimento di questo modello al design e all'architettura. Il modello salutogenico, per esempio, a differenza della patogenesi che studia le cause delle malattie, si concentra sui fattori che supportano la salute e il benessere, cioè su come si può modellare la nostra vita cercando di creare salute più che di fronteggiare le anomalie della salute. Quindi il dibattito cultura e salute, scusate il bisticcio impossibile da superare, è una riflessione in quest'ambito. Quindi nasce, come dicevo prima, nell'ottica di preservare o di migliorare le condizioni di benessere e di salute delle persone grazie al beneficio fisico che arti e cultura possono produrre. Esisteva però fino a poco tempo fa un problema di fatto. Il problema di fatto che non esistevano
esistevano tante evidenze scientifiche, ma molto scollegate tra di loro, quindi esistevano esperienze puntuali, esistevano approfondimenti disciplinari, ma non esisteva ancora uno strumento talmente forte da poter determinare delle politiche pubbliche, per esempio, su larga scala. Il primo strumento evidence-based, pensate, arriva proprio nel novembre del 2019, quando viene pubblicato il rapporto 67 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è proprio dedicato agli impatti di arte e cultura sulla salute, ma a livello scientifico. Quindi è un rapporto che sostanzialmente rispondeva finalmente ad una domanda, e la domanda è proprio questa: quali sono le evidenze scientifiche sul ruolo delle arti nel miglioramento della salute e del benessere? E le risposte sono state tante e sono venute dalla valutazione di circa 900 pubblicazioni e di oltre 3.000 studi realizzati dal 2000 al 2019. Questa mole poderosa di materiali, possibile grazie a una collaborazione con l'University College di Londra, ha portato nella review a raggruppare i risultati in due grandi categorie: prevenzione e promozione della salute e gestione e trattamento della malattia. Come vedete, nella prevenzione e promozione della salute ci sono tanti ambiti che sono stati approfonditi in maniera pressoché sistematica. Si è visto per esempio che la cultura e le arti possono influenzare i determinanti sociali della salute, ma anche lo sviluppo del bambino, ma anche comportamenti che promuovono la salute, oltre che possono aiutare a prevenire le malattie e addirittura supportare l'assistenza e la cura. Ma anche nella gestione e nel trattamento possono aiutare le persone che soffrono di malattie mentali, sostenere cure per le persone in condizioni acute, oppure persone con disturbi neuroevolutivi e neurologici, o malattie croniche e degenerative, come per esempio il Parkinson e l'Alzheimer, oppure possono concorrere nell'assistenza delle persone a fine vita. Quindi grazie a questo studio finalmente è stato possibile, su una scala nettamente maggiore che la precedente, quindi grazie a un documento internazionalmente condiviso e valido, definire delle considerazioni che possono poi influenzare la politica culturale. Quindi riconoscere le evidenze sul ruolo delle arti nel miglioramento della salute delle persone, così come riconoscere il valore aggiunto del coinvolgimento delle arti per la salute, o ancora tenere in considerazione la natura intersettoriale di ambiti come cultura e salute, ci permette di fare degli investimenti mirati in quest'ambito, ed è uno dei motivi per i quali siamo qui oggi. Un ultimo riferimento all'argomento che sarà oggetto dell'approfondimento di questo pomeriggio, quindi all'umanizzazione della cura dei suoi spazi. Gli interventi che sono stati scelti per voi, e ringrazio davvero di cuore tutti i relatori, di fatto, come vedrete, hanno a che fare con le premesse che abbiamo cercato di condividere, ma anche con l'idea che umanizzare gli spazi di cura significhi anche ripensare radicalmente alle strutture degli ospedali psichiatrici, dei centri di riabilitazione, di istituti e centri diurni, per esempio, delle case anziani, ma anche delle cliniche per lungodegenti, in un campo in cui la fa da padrone ancora, anche se sempre meno, devo dire, il modello funzionale, cioè un modello nel quale la struttura è pensata per la miglior gestibilità dell'ambiente sanitario e soprattutto in funzione della malattia. Quindi la miglior supervisione possibile del paziente, il miglior controllo delle infezioni, ovviamente l'efficientamento delle operazioni interne, delle visite, del pronto intervento. Quindi un modello che mette al centro della sua azione, in maniera più che legittima peraltro, la malattia e l'intervento. La nuova frontiera è nuova per modo di dire. Come avete visto, ci sono 20 anni di studi. Le prime riflessioni sulla salutogenesi sono del 77, quindi diciamo c'è una vasta letteratura e tante carte e tanti studi sono stati scritti, però è interessante pensare che nel progettare non sia solo al centro la funzionalità, ma anche tutto ciò che può servire a valorizzare le risorse della persona
o dell'ospite per la sua guarigione, quindi a ribaltare un po' la prospettiva. Quindi capire come, e sappiamo benissimo, è provato scientificamente che l'architettura condiziona la vita delle persone in senso positivo ma anche negativo, come possono evidentemente con degli elementi di progettazione piuttosto specifica crearsi delle condizioni generali per migliorare la salute delle persone all'interno dei luoghi di cura, ma anche ovviamente poi le condizioni di vita e di lavoro dei medici e degli operatori sanitari, ma anche poi quelle dei caregivers e così via. Alcuni esempi molto conosciuti semplicemente per inquadrare il problema a chi non l'ha ancora affrontato fino ad oggi. Sono stati studiati per esempio gli effetti di una più forte relazione con la natura, quindi non solo delle piante all'interno dell'ospedale, ma anche la progettazione di giardini, di specchi d'acqua, la possibilità di avere delle stanze che si affacciano direttamente sullo spazio verde o che sono direttamente investite dal sole, il design del paesaggio sonoro, colori, materiali, un design inclusivo per gli arredi e gli ambienti, ma anche un occhio particolare ai bisogni emotivi. Tante sono le strutture che finalmente immaginano al loro interno attività culturali, biblioteche, sale da concerto, laboratori per attività creative e anche spazi espositivi veri e propri. Oppure che tengono presente spazi idonei per ricevimento, quindi che creano relazioni sociali, nonostante il periodo particolarmente difficile che stiamo attraversando, che speriamo possa essere superato. Questo per alcuni di questi luoghi è uno dei temi centrali, perché significa che le persone all'interno di queste strutture, soprattutto le lungodegenze e le case anziani, possono effettivamente continuare ad avere una vita sociale che spesso non è semplicissima. Ci sono delle strutture, per esempio, che adesso rendono possibile addirittura ai degenti di poter conservare una relazione con i loro animali domestici, fino ovviamente ad avere una consapevolezza ancora maggiore del contesto urbanistico e della comunità, che grazie al fatto che un edificio di cura possa tener conto dei bisogni emotivi dei pazienti, possono diventare anche un punto di riferimento per il quartiere, per la comunità di riferimento, che può partecipare alle attività culturali, può partecipare alle iniziative che si svolgono all'interno delle strutture, ovviamente non nel momento che stiamo attraversando, ma si spera nel prossimo futuro. Quindi la domanda di oggi dal nostro punto di vista è questa: come possiamo progettare luoghi di cura per migliorare il benessere fisico, mentale e sociale dell'individuo, per rilacciarci proprio alla definizione del 1947? E alcune risposte verranno ovviamente dagli interventi di questo pomeriggio. Si comincerà da Riccardo Blumer, che ci parlerà proprio del corpo nello spazio e di come una maggiore consapevolezza dei nostri movimenti e della nostra dinamica possa permettere, per esempio ai giovani studenti dell'Accademia, di progettare in maniera ancora più consapevole un'architettura anche più innovativa. Quintus Miller invece ci guiderà su un sentiero in cui il senso di benessere dato dalla progettazione di strutture spaziali che corrispondono alla loro forma e nella loro espressione ai bisogni delle persone possono però anche dimostrarsi in contraddizione con l'innovazione, quindi ci aiuterà a capire anche quali sono i limiti e come lui ha visto la questione nel dettaglio. Poi passeremo a Tobia Bezzola, che ci darà un'anteprima della quale gli sono grato, perché recentemente il Masi ha messo a punto il terzo progetto, il terzo momento di In the Public Eye, che è un progetto di collaborazione con l'ospedale della Svizzera italiana e che ha portato già 2 esposizioni all'interno degli spazi dell'OC di Lugano. Quindi siamo tutti curiosi di sapere di più di questo progetto, che tra l'altro ha il merito di interagire con privati, quindi con diverse persone, tra artisti, architetti, storici dell'arte e medici, che hanno interagito attorno alla riflessione luganese. Abbiamo la fortuna di avere con noi anche Michael Grotzer, che ci presenterà My Light. È un'opera permanente realizzata dal grande James Tarrell per il Kinderspital di Zurigo e che
ha l'obiettivo di dare conforto e supporto ai pazienti, ma non solo, anche ai parenti, agli operatori sanitari, che a volte sono, e come abbiamo visto soprattutto in quest'ultimo periodo, sottoposti a impatti emotivi anche particolarmente intensi. E per finire ringrazio anche Antti Ikonen, che viene dalla Finlandia, da Helsinki. Lui ha realizzato un progetto che ha avuto diversi premi anche a livello internazionale di sound design, il soundscape design dell'ospedale New Children's di Helsinki, che nasce proprio dall'idea che fosse importante progettare una struttura sonora all'interno del nuovo edificio, ma negli spazi dove si trovano proprio i bambini, i piccoli degenti, e uno spazio che poi diventa uno spazio non statico ma in continua evoluzione, che possa anche portare l'attenzione di chi è lì, non solo su quello che gli sta accadendo ma anche altrove. Quindi grazie davvero a tutti, ho sentito il mio timer suonare e sono felice di invitare al podio Riccardo Blumer per la sua prima relazione. Grazie. Questo è per le immagini? Fa lei? Questo qua, no? Ah, ce n'è un altro, sì. Next vuol dire avanti, presumo. Va bene, grazie. Presumo correttamente, grazie. Mettiamo il timer così facciamo proprio quelli bravi. Grazie, buongiorno, grazie Luigi, grazie a tutti. Mi piacerebbe, abbiamo un quarto d'ora quindi velocissimo, partire dal titolo che non do per scontato, cultura e salute. E la cosa che mi piace di più, che è un esercizio che faccio un po' qua a scuola, ma anche privatamente, è di capire che nel linguaggio ci sono delle condizioni per cui abbiamo delle parole e poi in questo caso una congiunzione, che è la E. Questo lascia libere le due parole stesse che varrebbero solo loro un approfondimento che non basterebbe, credo, neanche cos'è cultura, cos'è salute. E qui c'è una E che le lega e che è una grande, che è la grande novità che IPSA e il Comune di Lugano mettono in gioco in questo momento. Ora questa congiunzione che le lascia aperte, che ci piace molto, è come dire, a me piace dire Riccardo e Marco, funziona, ma se la congiunzione diventasse un verbo è un po' più complicato, sarebbe una E con l'accento e diventerebbe quindi cultura e salute. E sarebbe come dire Riccardo e Marco, le cose si incasinano un po' in questo senso. Però è bello questo mondo delle denotazioni e delle connotazioni, io ne sono un po' innamorato. Umberto Eco mi ha portato, non direttamente evidentemente, ma per il suo libro La struttura aperta in questo mondo, ma ci ero già entrato inconsciamente, come spesso fanno gli architetti che percorrono delle cose senza sapere perché o disegnano con la mano senza ancora, e delle volte funziona anche bene. E questo tema della denotazione, della connotazione, cioè di quello che io definisco cos'è una cosa, ma cosa diventa quando la connoto con qualcos'altro, mi ha portato recentemente ad un libro che volentieri vi faccio vedere, che si chiama proprio Connotazioni, nel quale metto in gioco una serie di relazioni tra le parole, un oggetto e il corpo. In questo caso sotto dei capitoli, questo ad esempio sotto il capitolo delle definizioni, una definizione è sotto, e cos'è sotto? Se io guardo l'oggetto e guardo il corpo, e allora io dico sotto è la verticalità della luce. Oppure, sempre parlando di definizioni, profilo. Le due immagini mi stimolano la bidimensionalità di un corpo che è tridimensionale, la bidimensionalità. Oppure, parlando di azioni, questa è abbassare, è un'azione temporanea, parla di tempo, abbassare.
oppure entrando nel mondo della materia, carne. È un volume sostenuto la carne. Per un architetto, almeno per me, questa è un'osservazione interessante. O parlando di corpo, parlando di ombelico, l'ombelico non è al centro. Quindi grazie per il titolo, per quello che nel titolo c'è e per quello che nel titolo non c'è, che forse è la cosa più interessante in questo senso, come sempre, le cose che vengono, che sono aperte. E grazie per averci portato in questa accademia a parlarne, motivo sul quale approfondirei un attimo del perché c'è un'intuizione culturale degli organizzatori per chiedere di venire a farlo in un'accademia di architettura. Magari un ospedale o un museo sarebbero stati in prima battuta più evidenti. Mi piace però pensare un attimo del perché, o perché a me piace l'idea che siano arrivati a farlo qua. E allora qual è la relazione che ci può essere tra cultura, salute e architettura? Non lo so formalmente, però posso lavorare ancora con questo gioco delle parole che mi piace e aggiungerei un'altra, e l'altra parola è progetto. E allora la connotazione diventa di due definizioni che sono architettura e progetto, e anche qui, vedete, è divertente, se io facessi diventare queste due parole o le legassi con un verbo, l'architettura è progetto. Ecco, il legame tra le parole e le connotazioni che si creano, mi sembra, almeno a me personalmente, aiutano molto a entrare nel senso delle cose. Umberto Eco dice che, come tanti altri semiologi, credo, e come tanti altri studiosi di linguaggio in genere, che il linguaggio produce senso. A me piace molto questo. Finché tu non trovi la parola per dire certe cose, come dire che certe cose non esistono. E allora lavorare sulle parole è già un primo esercizio che mi piace fare in accademia, in un'accademia di architettura. Immaginate se poi a queste parole aggiungiamo, a progetto e architettura, aggiungiamo creare e immaginare. E allora architettura è immaginare, architettura, il progetto è creare, il progetto è, giocando su questi rimbalzi favolosi, almeno a me personalmente, si aprono sempre su questi rimbalzi, su queste risonanze, l'idea che c'è un modo per creare realtà. E poi, quindi bene, grazie di essere venuti qua da noi, nell'Accademia di Architettura, per una connotazione, secondo me, di terzo livello, mi piace definirla così, mi piace questa idea dei livelli, perché noi ci occupiamo di tridimensionalità, non di bidimensionalità, non ci occupiamo di valori, ad esempio, legati all'osservare le cose. Ci lavoriamo sul tema del costruire e del modificare e poi dell'usare le cose. E questo valore tridimensionale, che per noi è fondamentale, per noi è la cultura. È un fatto, stranamente, non è l'esercizio che facciamo qua a scuola è di produrre attraverso un esercizio di progetto, attraverso una tecnica di progetto, l'idea di produrre cultura. E attacchiamoci pure salute, evidentemente, nel senso che la cultura è salute. Come? Lavorando sul corpo, Luigi mi ha un po' anticipato. Si corre in accademia, almeno si corre finché i ragazzi corrono, perché il professore corricchia. Ma su 70 allievi siamo in generazioni in cui, ad esempio, chi gioca a calcio corre, chi magari fa uno sport corre, ma su 70, non so, questo semestre in 3 corrono. Quanti suonano uno strumento oggi? 1 su 70, primo anno. E allora si corre, si comincia a fare esperienza, ad esempio, di corpo, e poi magari si lavora sul produrre un'architettura immaginata che però abbia la forza veramente di volare, di esistere, e quindi si lavora su una relazione tra la geometria, che è il nostro grande strumento
di lavoro. Senza geometria non puoi fare architettura, è impossibile. E le questioni fisiche e materiche, ad esempio del pesi, dell'aria, e cominci a entrare in un mondo che si chiama forme, e che è una parola magari che a tanti in certe epoche hanno trovato superficiale, ma la forma è la capacità di raccogliere tutto per l'architettura, di raccogliere il suo senso d'essere. E la forma può mutare, si può lavorare anche sull'idea che un percorso può essere automatizzato in modo che a seconda di chi lo attraversa cambia leggermente, o che il limite, che è una delle grandi forze dell'architettura, è l'angolo a 90 gradi, che è un angolo così diverso da tutti gli altri angoli e che è così umano, perché in natura è solo forse il cubo, è solo nel sale, nel cristallo del sale, è difficilissimo trovare l'angolo a 90 gradi. E che cos'è? Ma solo se è fatto di nebbia. Che esperienza è? E camminare? Che cos'è camminare se non per un architetto diventare l'esercizio di farlo estroflettere in uno strumento che gli dia forza espressiva? E perché no immaginare in una città volante, con dei droni, far volare assieme dei modelli con delle forme, una città che era immaginata da un russo nei primissimi anni del Novecento, lì ne hanno fatte di tutti i colori, di cose bellissime, tra cui anche questa laurea incredibile di questo giovane architetto sulla città volante, ma farli volare veramente, capire che cos'è l'equilibrio, come funziona un drone, come funziona l'elettronica senza la quale questo quadricoptero non riuscirebbe a volare. E fare esperienza del proprio corpo prendendone l'impronta, un'impronta 1 a 1, un'impronta di 70 studenti, col problema che devi prenderli vestiti, per cui se hai le braghe basse l'impronta rimane con le braghe basse. E dopo ti accorgi però di che cos'è un'impronta con le braghe basse, coi pantaloni bassi, scusate, traduco, coi pantaloni bassi. Prego. E poi farle che diventano trasportabili, e poi trasportarle veramente, portarle in giro per la città, andare a misurare i luoghi come una volta si faceva, abbiamo ancora, no? Nella misurazione inglese, abbiamo delle parti del corpo, ma una volta era così, la misura tossotropica dell'ambiente, quello che fanno strepitosamente in capacità i branchi dei pesci o i grandi stormi degli uccelli che riescono a muoversi con questa simultaneità, con una compresenza e capacità di relazione di corpi incredibili, con la capacità di sentirne la misura. O entrare nel mondo della danza intesa come un movimento rispetto a un punto su una questione di un tempo, e scopri che l'architettura è sempre un luogo da cui parti ma dal quale torni. E allora l'architettura prende un valore non solo funzionale, ma un valore simbolico dove io posso fare storia di me e devo dare una forma a questo. O lavorare su cose più semplici, come questioni di un elemento di legno cui devo togliere il più possibile, mantenendo l'equilibrio su un punto, ma allo stesso tempo dandogli una forma. Non è sufficiente che stia in equilibrio, si entra in una parola che si chiama bellezza, una parola complicata. O lavorare sui formaggi, che hanno un processo di produzione particolarissimo, per cui il tempo tra la produzione, lo stampo e la maturazione produce una relazione di attenzione che può essere interessante. E la forma di un formaggio è una delle cose più intriganti, perché non solo deve funzionare come formaggio, cioè non deve ammuffire, deve maturare, eccetera, ma è una forma che nasce per essere distrutta. È una forma è fatta per cui tu togli delle parti. Allora il togliere delle parti a una forma, pensando che nasce per essere distrutta, ma che ha una relazione con una funzione precisa, alimentare, costruttiva, può essere interessante. O lavorare sulle nuvole. Cosa sono le nuvole se non delle geometrie complicatissime di forma caotica, ma in cui disegnabili, e che recentemente nel tardo Settecento hanno capito che sono uguali in tutto il mondo. Non lo si sapeva prima, la meteorologia è una cosa nuovissima. E allora io osservo queste nuvole e invece che osservarne che somiglia a qualcosa, ne guardo l'aspetto, come dire, tecnico-funzionale. Un cumulo nembo può pesare migliaia di tonnellate. Come fa a stare su?
con quella forma, con quella... E quanto è grande? E fatto questo, produco dei modelli di legno, e questo è il salto che deve essere interessante a scuola, per cui io produco una rappresentazione con un altro materiale del movimento. La nuvola, questo lo diceva già Leonardo, è una massa finché non ti avvicini. Quando ti avvicini ti accorgi che è rarefatta. Quando in aereo dici entro e poi sei dentro, c'è il limite. La nuvola non ha un limite. E come raccontare queste cose, come raccontare le turbolenze. O lavorare sul monumento, ma un monumento fatto di aria gonfiata. E portato cos'è? Lavorare con degli studenti sull'idea di monumento oggi, che è una delle parole più complesse per l'architettura. Immaginate cos'è monumentale, evidentemente. Una parola che in un certo senso si sta riscoprendo dopo tutto il tema della retorica con cui è stata usata. E fare un monumento che sia vero, in scala 1:1 e messo magari davanti al Duomo a Milano. Ma anche sulle muffe, su tutte quelle forme che si possono osservare, di cui non solo io vedo il processo, ma vedo il legame tra il processo e la forma, la biologia. La biologia è un'architettura strepitosa. O produrre, lavorando sul suono, una sorta di processione, che è un tema che a me piace, che da anni perseguo, nel senso del laico, evidentemente, dove suoni estroflessi da 70 studenti che portano sulle spalle una macchina che pesa 700 kg con tutta un'organizzazione complessa di chi è davanti, chi è dietro, di quanto sei alto, eccetera, e dentro attraverso una città come se fosse un risuonatore. Scopro che la città medievale è un risuonatore. Los Angeles non è un risuonatore di parole d'uomo, è un risuonatore di macchine forse. Ma le nostre città medievali sono risuonatori, sono vicine, hanno una capacità di cassa acustica. E allora la provoco con un esercizio di questo genere. Vado in piazza Lugano e lavoro sulla capacità della forma di cambiare in relazione alla velocità con la quale faccio girare sulla mia testa un oggetto che ho progettato, la cui forma qual è? A che velocità? Che relazione ho col tempo e forma? O facendo girare questi strumenti fatti dagli studenti, che sono degli strumenti molto antichi, aborigeni, andare sempre in un luogo e creare una sorta di concerto qui di 120 studenti che, facendo girare questa cosa che si chiama rombo, ognuno con la sua forma, ma ognuno con la capacità di provocare secondo un principio di rotazione sull'asse e di rotazione invece sul cerchio, un suono molto basso che arriva lontano. O in caso di Covid e di blackout, inventare una danza da casa che mette in scena le 220 articolazioni di movimento che noi possiamo fare dal busto in su, escluso il busto, e capire la relazione tra queste 220 possibilità di piegare un dito e metterle in scena per arrivare alle decine di migliaia di combinazioni che posso fare legate con una sequenza di tempo. Questo è un video velocissimo che parte da solo, non lo so. Se non parte fa niente, meglio. Ah no, parte.
Grazie. Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere di parlare 20 minuti su architettura e memoria. Incomincio con questa prima slide dove chiedo cos'è il compito dell'architettura, dell'architetto, a cosa serve l'architettura. Il compito importante o fondamentale del nostro mestiere è che l'architettura crea il palco, lo spazio per i nostri aspetti privati, pubblici, politici, che l'architettura dà la possibilità che la società umana, potete per favore guardare, c'è un problema con le slide, che la società umana ha lo spazio costruito dove la società può crearsi, può essere sviluppata. E questa situazione o questo lavoro dell'architetto è entro tre poli importanti. Il primo è quello che ho già detto, la società, l'aspetto della società. Il secondo, per poter costruire uno spazio, abbiamo bisogno della materialità, della tecnologia, come fare. Il terzo aspetto del compito dell'architettura è di prendere in considerazione che il nostro pianeta è molto prezioso, molto caro e che tutta procedura del costruire prende in considerazione che dobbiamo curare il nostro pianeta e di non distruggerlo, di trattarlo che anche i nostri bambini e i nostri nipoti possano ancora approfittare della bellezza del nostro pianeta. Allora l'ambiente e la sostenibilità è un aspetto estremamente importante. Per poter fare questo, la nostra società ha sviluppato una personalità, l'architetto, che prende questo in cura, lavora sull'aspetto dell'ambiente costruito. Li spiego due esempi. Le Corbusier, un architetto svizzero che è stato molto importante nel sviluppo del XX secolo, l'altro architetto, Flora Ruscia Roncati, un architetto ticinese, prima professoressa all'ETH di Zurigo, personaggi che erano capaci di creare attraverso il loro immaginario, la loro esperienza, lo spazio appropriato per la nostra società. Se in un bosco troviamo un tumulo lungo 6 piedi e largo 3, disposto con una pala a forma di piramide, ci facciamo seri e qualcosa dice dentro di noi. Qui è sepolto qualcuno. Questa è architettura.
Adolf Loos. Già Walter Angonese ha citato Adolf Loos, l'architetto austriaco estremamente importante per il XX secolo, e questa citazione esprime che l'architettura non è una cosa per se stessa, l'architettura è qualcosa che è in funzione di una certa cultura, della nostra società, della nostra comunità. L'architettura deve anche parlare attraverso se stesso e non solo per l'architettura, deve servire alla società, alla nostra comunità. E questo mi porta anche all'aspetto che dico: architettura è memoria o architettura e memoria. Quando ci occupiamo delle cose, noi ci occupiamo dei nostri ricordi. Aldo Rossi, questo architetto milanese che ha espresso quello, e penso questo è molto preciso. Quando andiamo dalla nostra percezione umana, già da bambino impariamo delle cose, abbiamo delle esperienze, accogliamo i raccordamenti di diversi aspetti, e lì si vede le sinapsi, la rete dei nostri nervi nel nostro cervello. Appena nato quasi non ha questa rete di connessi, e attraverso l'evoluzione del personaggio questi connessi diventano sempre più denso. Vuol dire che la capacità di associare delle cose, di trovare relazione entro diverse percezioni, è una base della nostra consapevolezza. Quando vi spiego adesso questa immagine, le chiedo: cosa si vede? Cosa si vede su questa immagine? Una coppia d'amore, sì. Questa coppia è vista da adulti. Bambini vedono solo delfini. Siamo capaci a vedere la coppia. Prima i bambini, guardate con i miei bambini, non hanno visto solo delfini. Quello fa capire che la nostra consapevolezza è fortemente legata all'esperienza e alla memoria. Senza memoria non siamo capaci a percepire, a portare nella consapevolezza il nostro ambiente. E quello incomincia già nel tessuto urbano. Già il tessuto urbano attraverso se stesso è una stratificazione della nostra cultura attraverso secoli, attraverso migliaia di anni. Questa bellissima pianta di Giovanni Battista Nolli di Roma spiega Roma con tutta la sua storia attraverso 2000 anni. Si vede il Panteone, si vede la Piazza Navona, insieme con l'architettura barocca, con l'architettura rinascimentale. Già la nostra città è una sedimentazione culturale, ma anche il nostro cervello è molto vicino a questo, e questa è una composizione che ho fatto per una mostra alla Biennale di Venezia, dove ho provato di spiegare la topografia iconografica del mio cervello come architetto, e ho messo i miei propri progetti in relazione a immagini che mi aiutano di immaginare l'architettura del futuro. Allora, come ho costruito attraverso la mia memoria i miei progetti? Perché sono convinto che l'architettura parla attraverso questa memoria personale, che è anche una memoria in comune, perché anche tutti noi abbiamo ricordi, e qualche sono uguali o vicini, e certi
non abbiamo in comune. E tutta questa dimensione del ricordo del nostro cosciente è la parte del nostro modo di comunicare. Lì mi piace molto di citare Ernest Hemingway: la dignità del movimento di un iceberg è dovuto al fatto che solo un ottavo di esso è sopra l'acqua. Allora, la densità del costruito, della forma e i suoi contenuti è dovuto a tutta questa massa di esperienze che è parte di una forma disegnata, costruita. Un altro aspetto che rimane importante in questa situazione: quando siamo familiari a qualcosa, siamo molto vicino. Piace, fa piacere. Dall'altra parte è l'estraneo. E come svizzero tedesco posso dire: il chalet mi è molto vicino, sono familiare, c'è qualcosa che mi piace lì. Dall'altra parte l'edificio moderno, magari in Grecia o in Marocco, è familiare. Vediamo anche la relatività del familiare e dell'estraneo. E questo è umano, che uno è familiare, l'altro è estraneo, e quello che è fondamentale: in un certo mondo o in un certo momento il familiare diventa noioso. Dobbiamo fare un passo per l'innovazione, per andare oltre, per cambiare la nostra vita per un futuro, perché quando tutto rimane stesso non facciamo un sviluppo. È molto umano che lo spazio cambia, che lo spazio diventa meglio. Io ho la speranza che il mondo dei miei bambini sarà meglio di oggi. È molto umano. Così siamo sempre entro due poli: il familiare e l'innovazione, quello di ieri, memoria, e quello del futuro. E entro questo anche la differenza tra l'architettura e l'edilizia. Ci sono anche due poli. Entro quelle noi architetti dobbiamo veramente spingere che c'è un certo sviluppo verso l'innovazione, ma nel stesso momento mai perdere la società perdendo il familiare. Per quello, quando lavoro con i miei studenti, lavoro sempre con 7 pietre di paragone. Cosa rende l'architettura rilevante? Cosa fa l'architettura importante per la società? Il primo aspetto è il contesto, dove sono, dove lavoro, cosa è attorno di noi e come interagisco nel contesto. Il contesto è come la base del lavoro. Secondo pietra di paragone ci vuole una idea precisa. Quello che voglio fare è importante che anche la nostra società o quelli che usano un progetto hanno una idea precisa. Questa è la trasformazione del vecchio ospizio sul San Gottardo. Sembra essere un edificio come 200 anni fa, ma questo è stato trasformato con una idea precisa che anche aumenta la monumentalità dell'edificio. Terzo punto di paragone o pietra di paragone è l'unità della forma e del contenuto, che la forma non è solo una carrozzeria, che il contenuto e l'espressione della forma rimangono unitario. La prossima è di nuovo entro i poli che l'architettura rimane ambigua, perché attraverso l'ambiguità
siamo anche sicuri sotto condizioni cambiate, l'architettura ancora riesce a rispondere alle domande. Lì riferisco all'iceberg di Hemingway, che attraverso il tutto dei significati si riesce ad avere una certa ambiguità. L'architettura di oggi deve essere contemporaneo, non deve essere nostalgico, non deve essere riferire a un passato perso. L'architettura di oggi ha il compito di esprimere i nostri desideri, sogni di oggi, di adesso, del nostro tempo. Per poter quello, l'architettura deve essere precisa. E non per ultimo, l'architettura richiede anche garbo ed adeguatezza, che si prende un certo rispetto a quello che esiste già. Va bene, adesso vorrei spiegare 4 esempi questo aspetto che io mi immagino di un'architettura che crea un certo benessere per gli esseri umani. Questo è un progetto che ho fatto in Engadina, un wellness spa a Semeden, in una situazione tradizionale al centro del paese, accanto della chiesa. Abbiamo avuto il compito di costruire un wellness. La situazione era molto stretta, non c'era tanto spazio e normalmente una terme si sviluppa nell'orizzontalità, che lì non era possibile. Allora abbiamo sviluppato uno spa verticale, che si entra al pian terreno, si scende, si prende il cammino e si va attraverso questa composizione di spazi alti, con luci zenitali, con dei colori molto forti. E lì vorrei come trovare il connesso al benessere. Abbiamo deciso di fare tutti questi spazi con delle ceramiche fatte per questo edificio. E come scegliere un colore? Lì abbiamo scelto il colore giallo-rosso. Questo momento in autunno, quando i larici diventano giallo, questo momento che tutti conoscono, che c'è un carattere dello spazio e del colore che ha una forte relazione al territorio, alla situazione nella natura. E la composizione di questo spazio è così: si deve entrare nel pool, non si può andare attorno, allora ogni essere umano va dentro nell'acqua per forza, e siamo dentro in questa situazione di questa atmosfera, Stimmung, e questa è un'espressione, un termine del tedesco che è molto importante, che è molto più preciso dell'atmosfera, perché la Stimmung riesca a accordare uno spazio attraverso gli elementi del materiale, della luce e la sua proporzione. Un altro spazio in questo spa a sinistra è il jacuzzi. Questo è come qualcosa di un po' in un castello, con questo lampadario di metallo. A destra il bagno di vapore rosso come fuoco, e poi lo spazio del bagno veramente molto caldo in un verde fortissimo. Un secondo progetto che vorrei spiegare, un asilo per bambini a Rien, vicino Basilea. Abbiamo voluto fare un edificio di legno. Un edificio di legno. Volevamo fare per i bambini un edificio che ha una forma estremamente forte. L'idea è stata quella di fare un edificio con un grande tetto. Quando una bambina chiede al bambino: ma in quale asilo sei?
Io vado nell'asilo che ha questo grande tetto, sai, ti ricordi Tommy Unger, I tre ladri? Come così, questo qui. Va bene, l'idea era di mettere tutti gli spazi dell'asilo sul pianterreno e di coprire tutto con un grande spazio, e all'interno questo spazio si esprime anche nella sua forma, che c'è una luce zenitale che scende nello spazio e questo spazio di legno attorna i bambini totalmente. E adesso per finire vi faccio spiegare questo progetto, un albergo nell'Engadina che abbiamo trasformato attraverso 25 anni. E questo aspetto della familiarità e di sentirsi bene è speciale in un albergo. L'albergo Waldhaus di Sils Maria è uno di questi monumenti svizzeri dell'ospitalità. Allora, di cambiare un albergo così è molto fragile, perché quando si perde la familiarità gli ospiti non sono più a casa. Allora, nella trasformazione di tutti questi spazi abbiamo preso conto che l'architettura deve essere molto sottile, non troppo forte nell'intervento. Nella trasformazione del bar, l'esistente, il preesistente è totalmente rispettato, quello che è fatto nuovo è in linguaggio moderno, contemporaneo, ma il materiale è totalmente integrato nel tutto. Quando 5 anni fa abbiamo costruito questo spa nuovo, un po' fuori dall'edificio, abbiamo dovuto mettere tutto sotterraneo perché non c'era abbastanza spazio. E per dare ai ospiti dell'albergo mai la sensazione che sono sottoterra, abbiamo messo 5 grandi lucernari sul pianterreno e sottoterra. Questi lucernari danno una luce verticale nello spazio. La materialità di questo spazio è fatto di vetro, che si pensa che questo muro è come il ghiaccio che comincia a sciogliere, e dentro nella vasca è l'acqua calda che è illuminato da una luce verticale, e non si sente mai sotterraneo in questo spazio. Allora, attraverso la Stimmung, la proporzione e la luce è creato un certo ambiente che mi fa riferirsi a qualcosa che conosco già da prima. E questo l'ultimo spazio che per rilassarsi dopo una sauna, e si vede direttamente negli alberi e non si capisce che siamo 7 metri sotterraneo. L'architettura suscita nell'uomo sensazioni diverse, e pertanto compito dell'architetto definire queste sensazioni. L'architetto può riuscire in questo intento solo se terrà presente quella costruzione che fino a quel momento hanno evocato nell'uomo tali sensazioni. Grazie mille. Una piccola pausa, ma ovviamente vorremmo dare la parola alle vostre domande. Se c'è qualcuno che ha delle curiosità o delle domande dirette al professor Blumer o al professor Miller, siamo qui per dare qualche risposta. In caso contrario, ci fermiamo per 15 minuti, abbiamo la possibilità di prendere un caffè e magari di farle direttamente in privato. Grazie ancora, tra pochissimo. Finirei i metodologici. Voglio ricordare che secondo gli studi di salutogenesi
applicati al disegno e all'architettura, l'ideale per una struttura di cura dovrebbe essere quella di somigliare di più a un grande albergo, e quindi mi associo all'ultima parte della relazione del professor Miller. Chi non sognerebbe di andare in un ospedale che assomiglia a uno dei più belli alberghi del mondo? Al di là di questo, questa prima parte del nostro incontro aveva una funzione metodologica, mentre ora si entra in alcuni progetti specifici e lo facciamo a partire da Lugano per poi andare a Zurigo e poi andare addirittura in Finlandia. Sono particolarmente lieto di dare quindi la parola a Tobia Bezzola, direttore del MASI, che ci racconterà un po' di più di questo progetto In the Public Eyes, che dal 2017 credo ha la sua base proprio alle OC. Grazie Tobia. Grazie e buon pomeriggio. Come ha già detto Luigi, sarà piuttosto un case study, quindi non sarà una conferenza profonda e teorica come queste bellissime che abbiamo appena sentito, ma vi racconto un attimo di un piccolo progetto che il MASI sta facendo con l'ospedale civico di Lugano da un paio di anni. Come sapete, il rapporto con le arti visive gli ospedali di solito si decidono, si svolgono in contesto di una competizione di architettura, di un concorso evidentemente, quando viene costruito un nuovo ospedale o quando c'è un grande progetto di rinnovazione, quindi l'arte di solito viene vista, fa parte un po' come elemento del concetto architettonico permanente di un'istituzione, direi sanitaria, di un ospedale o di una struttura simile. Questo evidentemente è molto importante e anche senso, perché facciamo l'esperienza quando si partecipa, come ho avuto occasione, in un concorso, in una giuria che deve dare un incarico a degli artisti o deve cercare degli artisti, delle opere d'arte che sarebbero adatte per un nuovo ospedale. Evidentemente si entra in un campo molto difficile, complicato, perché le opere d'arte non sono state create in sé, in primis di solito, per essere presentate in un contesto così particolare e anche evidentemente complesso. Quindi lo svantaggio evidentemente, direi, della pratica normale che c'è e che è il tempo, perché come diceva il collega l'architetto, ci vuole la contemporaneità e penso che è importantissimo per l'arte di portare all'interno di un ospedale la contemporaneità, quello che sta succedendo adesso. Questo penso è fondamentale, che ci sia un elemento di vita attiva in questo momento, in questa contemporaneità, con tutte queste persone che sono all'interno e all'esterno. E dunque evidentemente a volte quando si entra in un ospedale, per esempio sono fatto parte della giuria per la rinnovazione dell'USZ a Zurigo nei primi anni 2000, evidentemente quando si entra adesso, quando si vede l'opera d'arte, le scelte che sono fatte, si vede anche che evidentemente sono dated, sono localizzabili, storicizzate e corrispondono a una certa situazione, a un certo momento, quasi 25 anni fa, quando prima si entrava nelle discussioni di quali artisti, che tipo di arte si potrebbe essere usare. Quindi se andiamo adesso alla nostra collaborazione con l'ospedale, in seguito all'iniziativa anche dei privati e anche dei membri dello staff dell'ospedale, nel 2017 si è fatto un accordo tra il Museo d'Arte della Svizzera Italiana e l'ospedale civico di Lugano, che dicendo molto semplicemente che il museo si occuperà di allestimenti di vari tipi, sempre in certe tempistiche regolari, ogni 2 anni, ogni 3 anni, per modo di poter rinnovare anche
l'offerta di rimanere nella contemporaneità. Il primo progetto che era stato fatto, vedete qui alcune immagini, lì si partiva dall'idea di scegliere delle opere che sono in deposito, opere dalle collezioni del museo, come vedete sono state scelti 9 artisti attivi in Ticino, Angela Lin, Livia Bernasconi, Reto Rigassi, Gianpaolo Minelli, Marco Scorti, Parapluie, il gruppo Parapluie, Daniela Dross, Ivano Facchinetti e Piritta Martikainen. Quindi dopo l'esperienza fatta con questa tipologia abbiamo proposto all'ospedale una procedura nuova, un po' cambiata per questa volta, per questo giro. Dice che dunque in questo momento, in questa presentazione che verrà pubblicata e verrà comunicata tra un paio di settimane, non sono più varie opere del deposito di vari artisti, ma abbiamo piuttosto proposto all'ospedale di invitare un artista luganese di allestire questi spazi con le opere sue. Così diventa più un progetto omogeneo di un artista che mette un artista anche in contatto direttamente con l'ambiente dell'ospedale, perché evidentemente l'artista ha preso contatto e poi ha fatto la sua scelta, il suo concetto secondo i contatti che ho avuti con anche i rappresentanti dell'ospedale, e così si è potuto creare una presentazione che magari più omogenea, più armonica, che anche ha il vantaggio evidentemente di offrire una piattaforma a un artista che lì può anche portare i suoi amici, i suoi collezionisti, e che gli dà anche un mezzo di comunicazione. La collaborazione è molto semplice e quindi l'accordo non è neanche una pagina. Il nostro museo si occupa, propone gli artisti, le opere, si occupa di tutte le questioni logistiche e tecniche, quindi ci occupiamo dei trasporti, dell'assicurazione, dell'allestimento. Evidentemente sono i tecnici del museo che si occupano dell'allestimento, e poi c'è anche tutto il dipartimento di comunicazione del museo, che adesso lo andate a leggere nelle prossime settimane, comunica alla stampa e al pubblico questo progetto. Quindi siamo molto lieti di questa cooperazione, come vedete è una piccola cosa, molto modesta, ma ci dà evidentemente occasione anche di essere più presenti e più attivi anche nell'ambito piuttosto socioculturale della nostra città, anche all'esterno del museo, e tutto evidentemente si inserisce anche forse nel concetto un po' chiave l'abbiamo già sentito, che sono evidentemente fondamentali per i musei oggi, che è inclusione e partecipazione. Quindi proviamo di dare un'occasione a partecipare parzialmente a una piccola parte del nostro lavoro anche a chi deve essere in ospedale in questo momento. Grazie mille, adesso parleremo dei progetti più grandi, ambiziosi. Grazie. Grazie mille a Tobia Bezzola per questa anteprima assoluta di un progetto che sarà comunicato nei prossimi giorni. Ovviamente siamo a disposizione del Masi per magari verificare la relazione anche con il pubblico, no? Quindi per capire come da questo progetto può nascere poi un'interazione magari più forte con l'artista, con quello che può capitare all'interno della struttura di cura. Ed è veramente importante che anche Lugano si muova e cominci anche a coltivare il terreno dell'arte nei luoghi di cura. Ora inviterei Michael Grotzer, che è niente meno che il direttore medico dell'ospedale pediatrico universitario di Zurigo. Grazie professor Grotzer per essere con noi. Il professor Grotzer è un oncologo e
ci racconterà di un progetto, potremmo dire, site specific, nato proprio per cercare di creare una relazione tra il mondo che ruota attorno all'ospedale e alcuni momenti particolari che accadono evidentemente nelle strutture di cura. Grazie professor Gruzia. Thank you very much for your kind invitation. Thank you all together for being here. It's truly about togetherness physically, but also togetherness in a sense of bringing different fields of expertise, different fields of experience together. The University Children's Hospital of Zurich is by far the largest children's hospital in Switzerland and one of the leading children's hospitals in Europe. Unlike in the past, we have today rooming in, hospital clowning, and we explain to children very precisely what happens to them in a hospital. Thanks to the most modern diagnostic and therapeutic methods, many diseases can be cured or at least brought to a level with good quality of life. Sometimes, however, medicine can't help sufficiently. Then it is our responsibility to create an environment in which the children and their families find the support and relief they need to overcome the misfortune. Some years ago, I was then working mainly as an oncologist. I still do, but to a lesser extent. A mother of a brain tumor patient told me that sometimes when things are too stressful in the hospital, she goes to the parking garage in order to get a little bit of silence and other thoughts. This made me sad, very sad, because indeed there was no adequate room of silence or retreat in the hospital. I wanted to change this situation by creating a special place with color, light, suitable for all people, regardless of age, religion, culture, or social class. Coincidentally, the famous light artist James Turrell had a big show in Venice at the Biennale. I met him and he was immediately enthusiastic about my idea. James Turrell, born in Los Angeles in 1943, is one of the most important artists of our time for more than 40 years. People from all cultures and social classes have been impressed by his striking installations made from natural and artificial light. These images were taken at Rodenkreuz, the masterpiece of James Turrell in Arizona near Flagstaff. Originally, we wanted to build a sky space on the roof of our hospital. But because we are moving to a new hospital in 2024, we realized that this would be too complicated and also too expensive. We decided to integrate the sky space into the new building made by Herzog de Meuron, and agreed with the artist that we would create an interim solution for us. It is a specifically constructed walk-in room with an elliptical light source. The visitors are immersed in a light that slowly changes colors and triggers thoughts and feelings. This creates their own very personal piece of light for each and every one of them. It becomes my light.
The new building for the Children's Hospital consists of a round research tower and a large flat building with lots of wood. The patient rooms are all a bit different to emphasize the individuality of our patients. Every room has daylight, and accordingly there are a number of large light shafts, which gives numerous possibilities of very interesting situations. In the entrance hall, intensive care. In the operation theater, this is quite spectacular. Usually, operation theaters have just artificial light. And for physiotherapy. As mentioned, the Sky Space is integrated in the hospital building. It is 2 floors high and is almost the navel of the building with a direct connection to the sky. The concept includes an accessible room in form of an elliptical cylinder. Alongside the inside walls, heatable seats are located. On the floor space, there is enough room for a hospital bed. The roof holds an invisible circulatory light installation. Its computerized control system allows the artist to create special illumination programs. Via an elliptical opening, the domed ceiling leads directly into the sky. The fascinating experience can begin. Particularly fascinating are the experiences with MySky at sunset. The interaction of nature's light timbers and the changing of the color of light inside the room modifies our perception. The color of the sky appears to be different to the actual sky color outside. The previously blue sky appears suddenly pink when the walls of the space are colored green, or green when the walls are colored pink. Something far away seems very close and changes with us. Through individual observation, for each of us, probably a little bit different, and therefore triggered thoughts and feelings, a sky extract becomes a distinctive personal piece of sky, MySky. MySky can soothe, cheer up, please, listen, relax, relieve, provide hope, bring forth, create assurance, amuse, reconcile, console. I'd like to point to the importance of art in a children's hospital. Art in a very general sense, including also architecture. Art will be an effective source of energy for patients, their families, and employees. It will connect, delight, comfort, strengthen, stimulate, and inspire. It will help us to live our values. It will help us to live our claim, which is together until the children are going well. And togetherness, I think, is a perfect theme of our time, not just because of this huge COVID problem, but in a very general, important sense. Therefore, I truly believe that art, architecture, and a sense for a very holistic meaning of health is pushing
ourselves, but also our patients and their parents, including our employees, in a very right, meaningful direction. Thank you. Sappiamo che we know that you have a train in half an hour. Quindi sappiamo che il professor Grotzer ha un treno fra una mezz'ora che lo riporterà a Zurigo, per cui se ci sono delle domande, if there are some questions, I think you can skip directly. Scusa, Silvia, ci vuole il microfono, se no non rimane nella registrazione. Okay, beautiful presentation. Thank you very much. Did you have the chance to make some qualitative study or quantitative study on the impact of this environment on the psychology of the bystander? Not yet, but obviously this is a field which will be very interesting to dig, and we already have initial thoughts of doing this. We will certainly do. Very nice project. Just a curiosity, how did react the other MDs of the hospital to this novelty? You know, when you start with such ideas, it's especially in a hospital with 2,500 employees, it's pretty sure that not all of your colleagues are fond of this idea. And you have to think a lot about how to communicate, how to orchestrate the important support, how to make sure that there will be no misunderstanding in terms of financing. So, for example, I mean, as you can imagine, building a sky space is relatively costly, and building a new children's hospital is extremely costly. And we had to separate kind of the fundraising for the new hospital. We are a private hospital, and for the art piece, very specifically, in order to make sure that nobody could tell us, I mean, guys, what are you doing? You are just, you know, spending money for beautiful things you enjoy, but you should buy the latest machines, and you should hire additional personnel, etc. So this was an extremely important part of the whole project, not just the art and selecting an artist. Thank you. That's a fascinating project. I was wondering, because children love the sky, they're fascinated by the sky, and I wonder if that will sort of help starting an idea of talking about our place in the universe, especially for children. It's not the place within the hospital, but just the universe in general. And having storytelling that is linked to the sky could also be part of this culture and art. So I'm wondering if you're going to introduce other aspects that are linked to the sky. Absolutely. It's also interesting to notice how children react on this. And this is very different for every child. For example, I had a 6-year-old boy, an oncology patient, and he basically was not able to say one word in the hospital room,
But then he went with his parents to the MyLight space, and there he showed around. Yeah, look, it's getting orange and now blue, and so basically he woke up. Another patient, 15 years old, a girl with leukemia, basically had an interview with the TV for Kulturplatz, and basically she thought about her situation and then told the interviewer, well, you know, Dr. Grotzer told me there is a special place, and I thought, well, let's have a look. And then I went, and I must say it's nothing very special, you know, but I could imagine other people getting interested, but you know, however, it's the only place I let my cell phone down for 30 minutes, which is the greatest compliment for this age group. So, yes, I'd like to also scientifically study all these different reactions, and it's wonderful to see reactions and also wonderful to see different reactions. Ringraziamo il professor Grotzer davvero. Thank you. Thank you very much. I deeply must apologize, so I have to run. I'm responsible for my own children, and so therefore, so have a wonderful conference. Grazie ancora. Thank you so much. E ora dalle arti visive passiamo alla musica. Abbiamo l'opportunità di avere Ati Ikonen che ci racconterà di un progetto di sound design, in questo caso dell'ospedale pediatrico di Helsinki. Ati Ikonen è un sound designer, lavora alla Aalto University e si occupa di sound design anche in termini di ricerca, e lo ringrazio davvero per essere venuto in presenza dalla Finlandia fino a Lugano. Grazie. Thank you. First of all, thank you to the organizers. It's an honor to be here. It's a bit exciting because this is the first time I'm speaking to a non-peer audience, which is that I presented this outside a kind of university teaching context only to other sound designers, sound engineers, musicians perhaps, and people like this. So it's great to have doctors and other people working with all sorts of culture. Okay, let's get started. So, Aalto University is a merger of a business school, technical university, and art and design school. And I'm running their master's program called Sound in New Media. When the program was formed, it was only of its kind in Europe. And we have a sound in film school, we have sound design for theaters, we have music technology, but the rest is quite a lot nowadays, thinking of the internet, interactive smart environments, mobile interfaces, you name it. So, the background for this project is a new hospital building. And like Michael told, here as well, the budget for the art and the actual building was separate. So this is a typical Nordic country project, which is funded by the city of Helsinki and the government of Finland. But there is also donated money, both from private individuals and some companies.
And quite a lot of that was used for different kind of art. And what is special here is that sound was also taken into account from day one. It was an early decision to include sound design as part of the interior design of the building. So, in addition to the materials of the floors and ceilings, walls, couches, chairs, the colors of the corridors, the color of the lights in the rooms and waiting lobbies, the sounds were deliberately designed for the space. So the pre-planning took several years before the building even did exist. Negotiations with architects, engineers, hospital management, of course, doctors. The hardware is a donation from a Finnish loudspeaker manufacturer Genelec and Apple Computer. Then the content development, so that the actual sounds which are heard, is a research and study project which I conducted in Aalto University. So for this kind of a project, of course, one needs a steering group. I was there. Then medical expertise, and then sound, let's say, noise pollution expertise also, in order to kind of to have another aspect than only the design and art aspect. The production team was a group of my master students, and then last but not least, a person who can debug the system, which is all new technology. You connect devices which are first time on the market, and of course there's a manual for each of these pieces of technology, but when you combine them, you are in trouble unless there's a person who can figure it out, and this person was hired on day one. So now to the actual purpose of the project. The mission is to make the hospital a more friendly place for the kids and their parents. So the hearing range of children is different than adults. Children hear higher frequencies, higher pitches, and of course softer sounds. So the soundscape is very discreet and low, and also there's a lot of high frequencies, high crispy sounds in it. So the kids can discover these sounds. They are not kind of played loud on their face, but they are sort of almost hidden in the building. But as important is to not disturb the staff. They need to spend their 40 hours a week, even more, night shifts, a lot of stress and responsibility of the little kids' health and lives. So the context is holistic design, thinking like holistic architecture, taking all the senses, all the aspects of being in a building into account. And restorative environments, which has been the topic today, the STIMUL, which was mentioned already in the beginning of today. So there's a research on impact of sounds on human beings. Natural sounds are pleasurable, they make us relax. Sudden loud sounds are disturbing, and also continuous monotonous sounds are creating stress. Another thing which is not that often mentioned is looping. Looping is unnatural, so we would avoid that.
And sound as medium between people and their environment. There's a term called acoustic communication and acoustic community, which refer to sound studies, little exotic branch of science. And acoustic communication is how people interact with their environment and each other through sound, by talking, by drumming the desk with their fingers, whatever that is. So, generative might not be a familiar term to some of you, but generative is the opposite to looping and repetition. The sound is being generated by a computer program. It has a pool of ingredients. It has bird sounds, it has ocean waves, it has seagulls, it has wind, it has rustling leaves, gentle rain, and then musical fragments and also a bit of other kind of imaginary effects. So there's a pool of sounds and the computer is rendering the soundscape on the fly. So it's sort of same but always different. Like when you go to a forest, you know the sounds of forest, but it's the next days it's not the same. And also all the parts of the building have a different soundscape. It's 9 floors plus a parking garage, 7 elevators, so on, and each of these locations sound a bit different. This is possible because of this digital technology. There's one computer feeding all the speakers, and then we can adjust any detail as precisely as we want. All right. Integrating sounds to the design of the building. So we didn't have a specific brief. We had the mission to make the hospital sound more friendly for the kids and their parents. But so what this is in practice, what kind of sounds do we need? We discussed this with the hospital management, but in the end we ended up taking the visual guidelines as the audio guidelines. So the visual guideline was nature from below the sea, which is the parking lot, and then there's a shore, the entrance floor, then jungle, meadow, forest, valley, mountain, sky, and space, and star, and so on. So it goes like from underground all the way to the stars. And then there's a bit of fantasy elements in there. And the sounds are embedded into the interior, so the final adjustments have been made sitting there, standing there, listening, and fine-tuning the sounds in the actual location. So this is a bit boring, the technology, but this is only one slide. So we have one computer having all the sounds and having the program which renders this sound. We are now listening to the parking lot. It's there on the background. It's underwater, little bubbling of water. Perhaps you've noticed it. Some violin passages. Audio engine is the program. And 60 individual audio channels. So typically if you have your iPod or whatever, you have 2 channels, left and right. You might go to a movie theater with 5.1, so there are 5 plus 1 speakers. So in the hospital we have 60 loudspeakers. This Dante network is just a technical protocol which is using the hospital computer network for feeding the audio, so no audio cables. And we saved a lot of money here because the computer network is in any modern building anyway. And the loudspeakers don't have an audio plug, but they have an Ethernet plug, like you would plug a computer to Ethernet. So they are called digital speakers. Of course, the sound is sound, but that's the technology. IP audio. Okay.
So what are the sounds? We are listening one of the 9 floors, the garage, at the moment. We were aiming at diversity, so we did some field recordings. One of the students happened to be having a trip to Indonesia and recorded some jungle sounds to play it in the 2nd floor, which is jungle by the theme. Also, we were able to use the sound archives of Finnish National Broadcasting Company for free. Birds, animals, wind, rain, you name it. And also music, not any kind of pieces of music, but musical ingredients. So how do you judge whether it sounds good or not? I don't know if any of you have ever tried making music with a computer or something, or with your piano or guitar, but when you compose a pop song, you listen for 3 minutes from the start to the end, okay, and over, okay, now it's good, or even you compose a full symphony. But this, in theory, this soundscape is there forever, so you can't listen it from the beginning to the end. So this is like a bit like making food. First you listen or taste, if you want, the ingredients. Okay, here we have a little water dripping, here we have a little bird chirping. Okay, this would go together with the violin or mellow flute or whatever. So then you put these together and you listen to the combinations. Okay, now we have a wind and some bells ringing like in the distance. This would go together well. And then in the end you listen to the result. So you need to sit 1-2 more hours listening to the combination, how that affects you. We had a demo space on the university campus with a kind of testing different floors per day. We played the 1st floor for 1 day and then changed it to the 2nd floor and so on. Sitting there, the students reading to their exams and whatever, to expose ourselves to the sounds. So the exciting phase was before the opening of the hospital. The hospital management gave us the whole building for one entire weekend. So there was a guard, safety guard, coming with a plastic bag full of electronic keys. Okay, here are your keys to the empty hospital with kind of everything else on place except the people. And you can imagine that some students from, let's say, India were a bit like, oh, nobody asked our IDs or anything. But so that was a luxury. We spent the weekend there listening to the sound, sitting in the lobbies, the corridors, the different spaces and tweaking the sounds. This is a bit too loud, or this sound should come more often, or let's take this away. And until we were satisfied, optimizing the sound. The hospital won, when it was opened, the Finnish Architecture Prize, so in 2018. And the happy surprise was that the Soundscape won the Grand Prix in International Sound Awards, which is an annual sound design competition in Hamburg, Germany, running for 10 years. So it's not a film sound competition or pop music competition, but it's sound design competition of sounds from any context, commercial or pro bono academic research stuff, technology. So at the moment we are running a survey in the hospital
one for the kids, one for the parents, and one for the hospital personnel. So we are asking about the experience of the sounds. And this has been delayed because of COVID. We have the plan to go there and also do interviews with the staff and workshops with the kids and kind of get more detailed understanding of how the sounds are experienced. But at the moment it's a kind of a simple online survey. And I won't show any graphs of this and this many percent of people thought this and this because it's still ongoing. So I'm happy to share the results with anyone who's interested as we are finished. But the preliminary results show that the kids like it a lot. We've also heard from nurses that when they take kids to operation and they are a bit scared and they go to the elevator and to the next floor, the nurse can say, okay, do you hear these sounds? And sort of it seems to take the kids' attention to somewhere else, to an imaginary world, something to something else to think of, like in Michael's presentation, the mother who went to the parking garage. And okay. Oh, okay. Thanks. So the parents are very positive, but the personnel, the nurses, that's a challenge. And we've in the survey there's a lot of criticism which is addressed towards the soundscape. But the thing is that the whole building is new. The nurses need to use new computer programs in their daily work. They have different kind of electronic keys to access places. They have even different clothing. They have a different organization, who is their superior, and so on. So it's a completely new environment, which causes a lot of stress. And this is the first questionnaire of how do you feel at your workplace. And so all the stress is kind of targeted towards the soundscape. And there are comments like about sounds which don't exist in a completely silent place, or complaining that there's a sound of water in the elevator which is not there, or also blaming the sounds of the medical equipment being sort of mixed with the soundscape. And this is something we need to take into account. We need to respect the feelings of the hospital personnel, the nurses. We need to listen to them. We need to discuss with them. Okay, we understand that you have stress, and so how could we improve the soundscape, even though their comments sort of would be inappropriate, but that's our concern, not theirs. Anyway, the next phase after this research is the Soundscape 2.0. We want to improve it, and there's a lot of flexibility because it's all in one computer. We can adjust any detail at any level of preciseness. But we won't use the feedback as our only guideline. We need to think of other aspects of the soundscape as well, and kind of do other kind of tests. And of course, there's a lot of new research coming up about sound perception all the time. We need to stay in tune with that. And perhaps in the future, this could be a scalable one in all service plus design product. Perhaps that remains to be seen. So that's it. Here's the end credits, the people. So it
takes a lot of work. The actual sound production took 1 year, and before that it was planning and pre-planning and meetings and stuff. So, thank you so much. Thank you Antti for your speech, grazie a tutti. Se ci sono delle domande per Tobia Bezzola e per Antti-Konen, siamo felici di rispondere, siamo addirittura 15 minuti in anticipo, quindi abbiamo il tempo nel caso per approfondire. Thank you for the presentation. It's very interesting. And I wonder what's about the use of soundscape during the night, and if this can help, can support the quality of sleep, if you have any thoughts about that. Thank you for the question. The soundscape is not in the patient rooms. So it's only in places where you don't spend a lot of time. So the patient rooms, the kids can have their own favorite music there. So the soundscape is only in corridors, lobbies, elevators, where you need to sit and wait or pass by. And it's programmed so that in the upper floor where the patient rooms are, so the kids stay overnight and there are nurses in the night shift, then it's off during the night hours. And this is because of, not because of the kids, but because of the nurses who complained that the sounds are disturbing them, even though at the spots where the nurses have their desk, there is no sound. So it's something else, but we kind of took the sounds off during the night time just to kind of respect their feedback. But in terms of sleep, that would be another thing, because the kids don't hear it when they are in their rooms. So in Finland, so in your country, did other hospitals ask you about this idea just to copy or yes, create the same in other hospitals? Yes, there has been an interest towards this. We did one experiment that was fixed term, so it's not there permanently. And this was a hospital for elderly people who have memory diseases, and it's a completely different kind of situation. And it was in their kind of in the spaces where they are being brought during the daytime to kind of sit and chat with each other. And so, and it was more based on music than another these nature sounds, and it got very positive feedback, but it was fixed term funding, so we were not able to continue that. We've gotten inquiries that okay, how did you do this, also from Sweden? But the thing is, well, the production and technology is not trivial either, but I would say that the bottleneck is the client versus supplier relationship, because hospitals are rather, I would say, complex institutions in terms of administration, at least according to my experience. So that the question is that who is in the position of kind of commissioning this kind of
soundscape. So who in the hospital or who are the people or who is the people who has the mandate to negotiate with a project which includes so many aspects like the technology, like the kind of aesthetics of the spaces and also the kind of ergonomics of the nurses and so on. So I think this is, and we were, this was a very lucky case with the New Children's Hospital because they kind of ordered it from us and they did everything they could to kind of make the process very kind of smooth to us, which it was. But when I'm thinking that if I would need to go to a hospital to sell this project, then who is the person to talk to? I would say that this is the, at least in Finland, I don't know of Switzerland. Presentation. I was wondering, you were talking about the next phase with Soundscape 2.0. I was wondering if schools have showed any interest in such a program of having sound in classrooms, and I'm thinking of their kind of session of mindfulness that are now quite popular in schools. So sound often helps sort of easing tension and relax students, as well as teachers, I guess. But yeah, we had a one fixed term soundscape project in an upper primary school in Helsinki. It was there for 1 academic year from the beginning of the year till the end, and it was in a corridor, in a sort of a corridor which was a bit restless and so on, and the idea was to kind of grab the youngsters' attention to something else. And I think it was rather, the feedback from the teachers was positive. But then again, it's a question that who will fund these kind of projects and who has the mandate to decide that, okay, we will equip school building with these loudspeakers. One thing I want to mention, I hope I managed to create the effect here that when I was talking more fast and in a louder voice, you didn't hear the sound so much. But when I had a pause, then, and this is the idea in the hospital, that when a lobby is very crowded, you don't hear the sounds because they are not needed. There's human activity which kind of is natural to us anyway, but when it's kind of a late hour in the evening and there are not so many people and the kid is sitting there with his or her mother or father or whatever, so then the silence can be a bit spooky, and then the sounds are more audible when there's not so much other sounds. Mi spiace che parlo troppo male l'inglese per fare la domanda direttamente. Traduce. Ah, ecco. Ok, please. Ok? Yes? Ok, thank you. Sento usare 3 termini. Uno è rumore, uno è suono e non ho mai sentito parlare di musica nella sua presentazione. Mi piacerebbe, se lei fosse d'accordo, che mi specificasse di cosa lei pensa che stiamo parlando, se di suono, di musica o di rumore, se ci sono delle differenze o se non ci sono delle differenze. Da un punto di vista concettuale mi interesserebbe. Grazie. Thank you for the question. This is very relevant. This is something I do my best to teach these things to my students. So of course there's a difference between noise
sound and music. In my slides, I mentioned musical elements as one component of the soundscape. So you hear, like what I played here on the background, a little passages with a violin. So it's a kind of a little piece of, it's not a full piece of music, but it's a little kind of ingredient of something which we understand as music. It refers to music. It has a pitch and it has a harmony and creates a hopefully positive atmosphere. Noise often is defined as unwanted sound. Noise is something you don't want to have. So, and then sound is, no, it's you are an architect, so you know this. It's the vibration of matter in space, and it's really. Thanks a lot for your presentation. I was so impressed of the work you do. So I would like to be one of the students with the horns. They're marching in downtown. So yes, we discussed with the students this sound versus noise versus music. But hospital management, they sort of just told us that, okay, you are the experts, you know what is nice and what is not nice, and we try our best, and if there's something to improve, we will improve it. Maybe in the vibe of the last question, you mentioned before, now you said that noise is rather something unwanted. So could it maybe be said that unwanted is the opposite of familiar? So the sound of the music, the definition of music that you just gave us, it's maybe something that for ourselves, it's for everybody something familiar. So in the beginning, you said, I saw that you wrote vision and sound guidelines. So I wanted just to know if in the survey that you gave to parents and kids, but maybe more important is for the parents, if there is a question about orientation, if it is a collateral effect of this sound environment on the moving in the hospital, because really often on moving in the hospital is really stressful for the people not familiar with the hospital itself. So the guests that came there, and they have to move between all these stories and maybe found, I don't know, the oncology or the place that they have to go. So the question is if the sound can also be used as familiar sound that help us when we know where we have to go, to guide us through the building, so to get better on moving in the building and therefore having less stress for the guests in the building. That would be really ambitious. That's something we discussed a lot of options and of how to take even more aspects of the sound or more aspect of the hospital experience, like what you mentioned about navigating in the building, into account. But that felt too ambitious because everything was new. We were testing so many new things there that we didn't do that, and there were some issues with the which, okay, everybody's already tired and it has been a long day. I'll cut this short. I'll tell one example which we've heard from parents and the nurses about visually impaired children who can't see. They have given a positive feedback about the soundscape, because when they visit the
building again, they know where they are. Okay, now we are going to the elevator. Okay, now this is the 5th floor or whatever. So it helps at least the visually impaired kids to orientate in the building, even though it doesn't tell them where to go because somebody else is taking them, but still. Ho una domanda per il professor Blumer. Visto che parliamo di evidenze scientifiche in questo forum, volevo sapere se questo lavoro con gli studenti sul corpo, quindi insomma aiutarli immagino, a trovare, senza che commento il suo lavoro, volevo sapere se dal punto di vista scientifico ha notato un effetto, se il target può essere l'effetto sul loro lavoro poi successivo o sulla loro vita e sul loro benessere. Però non dovete dire la risposta all'amministrazione, nel senso che non ho visto nessun effetto. Però succede che nel tempo degli studenti si riavvicinano, in zona diplomi soprattutto, sono passati quindi 5 anni dal primo anno, si riavvicinano, pochi devo dire, pochi, diciamo una bassissima percentuale, e continuano con me su dei lavori a un livello diplomi dove io mi occupo più che altro di riti e attività pubbliche che producono architettura. Parliamo di eventi pubblici, io quando parlo di riti parlo di eventi nel senso dalla manifestazione fino alla grande processione storica, fino a tutte queste, fino al funerale anche, e alla relazione che queste cose hanno con la città. Lì si riavvicinano. Poi c'è una seconda fase in cui, dopo che sono andati a lavorare, li rincontro, mi dicono: è la cosa più bella che abbiamo fatto, ma una percentuale piccola. Quindi se io dovessi procedere facendo un esame scientifico e parametrico, come dire, dei risultati, mi avrebbero già mandato via. Per questo non ditelo. Io ho fiducia che nel tempo ci sia una risonanza, parlando di suono, su queste cose, ho fiducia. E devo dire, Mario Botta in particolare mi ha sempre sostenuto su questo, che magari sembra la persona più l'architetto serio che esiste, invece mi ha sempre sostenuto su questa cosa, questo mi ha sempre dato coraggio. Poi mi hanno fatto anche direttore, a un certo punto non ho capito se era uno scherzo, ma insomma comunque questa è la cosa. Grazie. Grazie mille. Conclusioni probabilmente le trarrà ognuno di noi, perché l'obiettivo della giornata di oggi era quella di creare anche dei momenti di ispirazione, oltre che di stimolarvi su un nuovo modo di vedere forse entrambi i concetti. È il primo forum, ne vorremmo fare anche altri, e quindi serviva per sostanzialmente introdurre gli argomenti, ma serviva anche per conoscere un pochino da vicino alcune esperienze tra le più legate alla tradizione, le più sperimentali, che effettivamente stanno, e fortunatamente, permettetemi di dire, cambiando anche le possibilità che alcuni luoghi legati alla cura possono fornire. Sappiamo che lo stesso concetto di cura sta cambiando, sappiamo che gli ospedali sono posti dove tendenzialmente la salute pubblica ci fa stare il meno possibile, quindi dove i tempi di permanenza si accorciano, però si sta anche allungando l'aspettativa di vita, e quindi nascono altre strutture che di questo si occupano, stanno aumentando le malattie degenerative legate ovviamente agli ultimi anni della nostra esistenza, quindi stanno cambiando le problematiche, e la necessità di far fronte anche con gli strumenti dei quali abbiamo iniziato a parlare con questo progetto anche a Lugano sono via via più importanti e necessari. Quello che diceva poco fa il nostro relatore è anche il grande paradigma, cioè come l'architettura funzionale possa dialogare con un nuovo approccio,
come garantire comunque dei parametri di intervento tempestivi e avere delle attrezzature che siano evidentemente necessarie allo scopo all'interno di un ambiente che considera la persona nella sua complessità e dà degli spunti anche per coltivare la salute, quindi la possibilità di avere un ambiente che consenta non certo di richiudersi a riccio perché è ostile, ma una ripresa maggiore e quindi condizioni, diciamo, di salute e di, permettetemi di dire di benessere più in generale maggiori, e quindi una più alta reattività alla ripresa. È il dibattito di cultura e salute, e come le arti possono contribuire in questo è uno degli elementi essenziali, anche grazie a evidenze e quindi anche grazie a quei parametri evidence-based che li rendono anche sostenibili in termini di investimento. Chiudo dicendo che la Finlandia, il paese da dove arriva il nostro ultimo relatore, è uno dei paesi che ha investito di più in cultura e salute. Quando Turku è diventata capitale europea della cultura, l'argomento principale che era stato proposto e quindi votato era proprio cultura e salute, e il sistema sanitario finlandese è molto attivo in questo senso. Come nel Regno Unito ci sono progetti di cultura su prescrizione medica, cioè il medico di base può prescrivere ad un paziente in base alle sue vicende medicali di assumere, per così dire, dei consumi culturali all'interno del suo percorso di cura, che scientificamente poi migliorano le sue condizioni di vita. Quindi ci sono luoghi nel mondo in cui tutto questo è una realtà, la Finlandia è uno di questi luoghi. Nonostante ciò è interessante anche vedere come un'azione così sperimentale poi effettivamente crea dibattito e crea anche delle condizioni dalle quali ripartire per poi rivedere il progetto e riequilibrarlo in base alle esigenze di tutti i frequentatori, cosa che ci riporta ancora una volta nel rapporto fra utente, medico, operatore sanitario, vita di tutti i giorni, rapporto saltuario con la struttura, che crea evidentemente delle differenze e degli orientamenti anche diversi e i tanti punti di vista, compresi quelli di quelle persone che abitano attorno ad un ospedale, che creano evidentemente una complessità nella complessità e che quindi ci portano ad affrontare questi temi con grande cautela e credo con la dovuta dose come dire, anche di curiosità nell'affrontare soluzioni alternative. Ne approfitto per chiedere a Silvia Misiti di raccontarci che cosa succede domani. La giornata di oggi è stata una giornata prevalentemente maschile, la giornata invece di domani sarà quasi esclusivamente femminile, quindi la parità sarà rispettata fino in fondo, perché è una delle prerogative culturali anche del nostro approccio. Grazie Silvia. Allora sì, confermo, domani abbiamo più figure femminili, è stato un caso, però devo dire non volutamente, oggi erano tutti uomini. Allora, per chi sarà con noi domani, chi si è già registrato o chi invece magari dopo questo pomeriggio deciderà di stare con noi domani, iniziamo alle 10 all'AC nella sala 1 e abbiamo pensato di strutturare la giornata, saremo insieme fino a più o meno alle ore 16. Il programma è diviso sostanzialmente in 3 parti, quindi cominciamo con un approfondimento di queste cosiddette evidenze scientifiche. Avremo in collegamento Niels Veach, un officer dell'OMS, dal quale è uscito il report di cui ci ha parlato Luigi Di Corato all'inizio, e il report è stato pubblicato nel 2019, quindi con lui e sentiremo da lui a che punto è l'OMS su questo, cosa il report, che ripercussioni ha avuto e diciamo il punto della situazione, che cosa stanno pensando di fare, quindi sarà molto interessante. Dopodiché con il professor Enzo Grossi, che ormai è conosciutissimo a Lugano perché è il curatore
in università in USI del corso di Cultura e Salute, ma è tanto altro, lo racconteremo domani. Con lui faremo appunto una riflessione sull'importanza di queste evidenze scientifiche, quali e soprattutto quali di queste possono essere le più forti per poi andare a influenzare anche le scelte politiche e di management che, come abbiamo visto oggi, insomma sentito dai nostri relatori, poi sono fondamentali. Sembra quasi però chi decide quando poi si deve prendere una decisione di strutturare per esempio un ospedale in un modo o in un altro. Dopodiché in una seconda parte parleremo di buone pratiche. Per buone pratiche si intende sentire da UK che cosa un'associazione di base volontaria che raccoglie quasi 6.000 adepti ha messo in campo appunto nel Regno Unito, un'associazione molto forte, modello, e quindi cosiddetta best practice. Lo sentiremo da uno dei direttori di questa associazione, Rosie Dove. Dopodiché in casa l'esempio di Lacchedu, i progetti che sono stati fatti in questi anni per inclusione e disabilità, e quindi li sentiremo attraverso le parole di Isabella Lenzo e Aglaia, non mi ricordo più, Harris, scusatemi. E poi best practice italiana attraverso Caterina Seia, pioniera in Italia in questo campo. Ci racconterà domani il caso dell'ospedale Sant'Anna, dove oltre ad alcune modifiche e cambiamenti che sono importanti, che sono stati fatti in ospedale, è comunque sede di grande attività di ricerca, e quindi è sicuramente un modello da seguire, e ascolteremo da lei tutte le attività che vengono fatte. Nel primo pomeriggio, siamo molto fieri, come ci ha detto prima Luigi Di Corato, di presentare i 5 progetti vincitori della Call for Case Studies che abbiamo lanciato recentemente. Sono 5 progetti tutti interessanti, ne abbiamo premiati 3 perché sono dei progetti conclusi, e vedrete domani che interessanti che sono, e poi menzione d'onore ad altri 2 progetti che sono ancora in corso, ma ci sembravano molto interessanti, molto promettenti da presentarvi. Quindi direi che la giornata è molto interessante, io vi invito a stare con noi. Ci sarà anche un light lunch per tutti i partecipanti. Quindi grazie e buona serata. Domani.